Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Ma quanto sono diverse le catene dei fast food più famosi del mondo qui in Cina? Per scoprirlo, in questo video vi porto a mangiare tutto ciò che non si trova nei menu in Italia, sia al McDonald's che al KFC, e perché no, anche la pizza al Domino's Pizza, che ormai in Italia non esiste più. E per incominciare, il McDonald's. Questo qui dietro alle mie spalle è il primo McDonald's di Pechino, che è stato aperto nel 1992 e a quei tempi veramente era una cosa di lusso, cioè era tipo un ristorante di lusso. La gente addirittura veniva a farci i matrimoni, e oggi nel 2024 abbiamo più di 700 locali in tutta la città. Però visto che qui i posti non sono molto comodi, perciò adesso vi porto in un altro McDonald's che sta qui vicino, che considero uno dei più belli di Pechino. Dai, andiamo. Eccoci arrivati, dai, entriamo che fa un freddo cane. Comunque qui a Pechino a dicembre è veramente freddo ed è molto secco. C'ho la faccia paralizzata, non riesco più a parlare. No, vabbè. Guardate, c'è una palla. Ok. Che poi c'ha? Oh, quanto carino. Ah sì sì, che bello. Allora raga, qui mi sa che sti giorni c'è una collaborazione di McDonald's con ZZZ, Zenless Zone Zero, il gioco cinese tipo Genshin Impact. Ciao, andiamo a mangiare dai. Andiamo a mangiare. Oh, è tutto a tema di sto gioco. C'ero passato 2 giorni fa, non c'era sta cosa. È tutto cambiato. Che figata però. Pure i tavoli hanno cambiato. Ma perché hanno messo BFF, che vuol dire Best Friend Forever, tipo Paris Hilton? Sono pure i gachapon a tema. Vabbè, intanto ci laviamo le mani. E cominciamo a ordinare. Allora, mettiamo lingua in inglese, così capite anche voi un pochino. Pure il menu, questo touchscreen, ci abbiamo tutto modificato a mo' di tema di questo gioco. Cioè, quando vogliono fare una cosa la fanno per bene, se no non la fanno. Cominciamo dai panini. Un panino con il bambù. Che roba strana. Cioè, questi panini in Italia non mai visti. Questo qui, guardate, c'è la fetta di pollo che è più grande del panino. Questo qui lo voglio perché è il mio panino preferito del McDonald's. Big Mac, vabbè, ce l'hanno tutti. Qui abbiamo il filetto fish e abbiamo pure il double filetto fish burger. È tipo un Big Mac in versione filetto fish. Non lo prendiamo perché tanto alla fine è quello il gusto. Guardate questo! È stranissimo, c'è sia la carne così, sia il Würstel. Prendiamo dei wings, delle alette fritte piccanti, crispy chicken, berry and cherry pie. Cos'è questo? C'è il caffè affogato e il matcha affogato. Dai. A posto. Paghiamo 186 yuan. È un botto, eh. Voi non sapete che cosa ho appena scoperto adesso. Guarda qui. Questa è la svolta. Cioè, è la svolta. Qui non c'è bisogno di scansionare alcun codice QR. Basta che appoggi il cellulare qui sul tavolo e entri nel menu loro. Così non avete scusa se avete la telecamera del cellulare rotto. Come scende lui, porello? O lei, chissà chi c'è dentro. Oh. Oh, ma com'è salito? Non l'ho visto salire. Bene, è arrivato tutto. Nei McDonald's in Italia non c'è neppure il caffè affogato, invece qui in Cina c'è e lo mangiamo per prima, anche se dovrebbe essere un dolce, perché si sta squagliando tutto. Alla salute. Non è male, c'è questo contrasto tra gelato al latte e il caffè che è un pochino amaro. Poi non so se è per colpa del contrasto tra bollente e freddo che ha fatto formare questa specie di ghiaccio che sembra granita. E l'affogato qui ultimamente in Cina sta spopolando, stanno proprio aprendo delle caffetterie apposta che fanno il caffè affogato. Solamente che questo affogato c'è moltissimo gelato, cioè c'è il bicchiere che è pieno e il caffè l'ho già finito. Ora che abbiamo finito di mangiare il dessert possiamo andare via. Incominciamo da questo panino molto strano. In cinese si chiama Fei Tie Hanbao, che vuol dire hamburger UFO. Infatti, come potete vedere, c'è questo panino che è più piccolo della fetta della cotoletta di pollo. Qui troviamo dell'insalata, della maionese e basta.
La fetta di pollo bella fine, fuori veramente croccantissimo, molto molto gustoso, veramente buonissimo. Solamente che è veramente veramente piccante, c'è la bocca in fiamme. Un'altra particolarità che ho notato qui in Cina è che le bibite non hanno più la cannuccia come in Italia, solamente che sul coperchio c'è questa parte qui che si può succhiare come il Gatorade ed è comodissimo. Hanno inventato un nuovo modo di bere. Ora passiamo a questo hamburger con la carne di coscia di pollo piccante. Questo raga è il mio preferito. Sì, è strapiccante come quello di prima, solamente che è molto più tenera, molto più morbida, perché è la coscia di pollo, dove la carne è molto più gustosa, no? Perciò sì, rende questo panino molto molto buono. Questo nei McDonald's in Italia non c'è, però c'è qualcosa di simile nel KFC, che è lo zinger. Cioè il sapore è molto molto simile allo zinger. Guarda lì, c'è pure il cosplay. Ora passiamo a quest'altro panino molto molto strano, perché abbiamo 2 fette di hamburger e 2 wuster. E poi qui anziché la maionese c'è la senape. È buono, eh? C'è l'hamburger che è molto fine e poi c'è il wuster che è il wuster cinese che è dolce. Perciò è un misto salato, dolce, consistenze differenti e la senape che dà quel pizzico di aspro. Bel miscuglio, eh? Passiamo all'ultimo burger con carne di coscia di pollo grigliato stavolta e del bambù, guardate c'è il bambù e poi c'è st'olio che dall'odore sembra molto piccante. Andiamo, andiamo! C'è il bambù che è un pochino aspro e dà quella croccantezza di verdura in più. La carne è tenerissima, un pochino dolce ed è piccante. Sembra uno di quei panini che faccio io a casa. Quando non c'ho voglia di cucinare faccio il panino, tipo schiaffo la baguette e poi ci schiaffo gli affettati e della salsa piccante cinese. Il sapore è molto molto simile. È il bambù che stona un pochino, eh. L'avrei fatto senza bambù. Oh, i McDonald's in Cina hanno il menù che metà è tutto piccante. Perché sto pollo fritto e sto dolce sono uguali? Petto di pollo. Fuori fritto croccantissimo, bello unto. Solitamente la carne del petto di pollo è molto molto secca, ma qui è veramente succosa. Poi qui ci hanno incluso pure della cartilagine. Croccante al quadrato e questo non ha per niente un gusto da McDonald's, questo ha un gusto proprio cinese perché è un pochino dolce. Ora passiamo alle alette di pollo fritte. C'è il fritto del McDonald's in Cina che è veramente gustoso, ogni scaglio di fritto è croccante, la carne è veramente tenerissima, si scioglie in bocca, c'è quel piccante molto molto piacevole che è straordinario abbinato a questo fritto. Questi qui ne mangerei a dozzina con un bel film davanti. E passiamo alle alette di pollo normali. Trovate qualche differenza rispetto a quello dei McDonald's in Italia? Io sì, vedo qualche differenza, ma non capisco dove, perché mi sono scordato di come sono quelli in Italia. Vabbè, mangiamo. La carne è stratenera ed è un pochino dolce. E c'è una spezia che mi ricorda molto la pizza. Forse l'hanno condita con il pomodoro. E fuori è un pochino croccante anche se non è fritto. E infine passiamo al dolce. Solitamente il pie nei McDonald's in Cina lo trovate a forma rettangolare, a gusto taro, cioccolato, fagioli rossi e zucchi, ananas e mela, ma qui lo troviamo a forma triangolare, al gusto fragola e ciliegia che è un gusto nuovo. È bella marmellatosa, ci sente molto la marmellata. E poi all'interno c'è sta cosa bianca che dà quel tocco yogurtoso, forse yogurt. Aspro, dolce, un gusto che potrebbe piacere moltissimo a chi piace la marmellata. E l'odore assomiglia moltissimo a un lecca lecca al gusto fragola e latte. A me sinceramente non piacciono le marmellate, lo affogo all'interno dell'affogato. Abbinamento perfetto. Sono strapieno oggi, perciò domani vi porto al KFC, oggi non ce la faccio più. Cosa cazzo? Si è incastrato, si è incastrato.
È arrivato il momento di Domino's Pizza. Qui a Pechino ce ne stanno tantissimi, solamente che in pochi c'hanno i posti come qui. E questo è uno dei pochi che ha i posti a sedere, c'hanno il tavolo, perciò si può mangiare direttamente qui. Se no la maggior parte è tutto take away. E iniziamo a ordinare. Guardate qui, c'è questo nuovo gusto che è la pizza vulcano. Adesso ne chiappiamo uno così vi faccio vedere. Allora, chiappo questo qui al gusto ragù italiano. E qui le pizze le fanno di due dimensioni, cioè da 9 inch e da 12 inch. Chiappiamo questo da 12 inch, poi qui potete aggiungere altre cose tipo l'ananas. E nel Domino's Pizza in Cina si può scegliere il riempimento del cornicione, cioè lo puoi farcire, o se no farcisci in mezzo alla pizza, cioè c'è uno strato con un altro condimento. In totale qui paghiamo 203 yuan, una ventina d'euro dai. E nell'attesa ci beviamo un bel caffè. Oh, sta bollente, lava. Ieri al McDonald's era in collaborazione con Zenless Zone Zero e il Luckin Coffee invece è in collaborazione con Genshin Impact. Cioè, qui i giochi in Cina stanno collaborando con tutti gli altri brand. Wow, straordinario, prevale l'odore del durian. Iniziamo da questo qui perché è il più bello in assoluto di tutti, si presenta veramente in un modo particolare, cioè la pizza vulcano e somiglia veramente a un vulcano. Abbiamo scelto la pizza al gusto ragù italiano, infatti come potete vedere è tutta salsa di pomodoro e la carne di maiale, poi in centro c'è la lava che è fatto col formaggio e poi qui le cose nere che vedete per fare l'effetto della pietra vulcanica è fatto di boh, proviamo. No, vabbè, che abbinamento strano! È il biscotto Oreo sgretolato. Buon appetito! Raga, sta pizza è spettacolare, bella sottile, bella croccante. Poi al ragù veramente, oh, in pratica senti i pezzetti di carne che fa contrasto alla salsa di pomodoro che è un pochino aspra. A me piace un botto. Però questa salsa qui in mezzo. Ma che roba! Cioè, è proprio food porn. Di colpo sta pizza diventa cremosissima, è tipo formaggio fuso. Forse sta cremina serve per il cornicione, perché di solito il cornicione ha poco gusto, no? Molte persone non piace, ma se avete sta cremina qui potete fare così. E il cornicione diventa stragustosa, stracremosa. Cioè queste scaglie di Oreo non si sente per niente, è solamente per decorazione. Senti di più la crema di formaggio e la salsa di pomodoro. In pratica ci hanno messo questa formina di alluminio sotto la pizza, sotto l'impasto. Ecco svelato il mistero. È strabuonissimo, sì, però a lungo andare mi sa che fa venire la nausea. C'è questo formaggio che è molto pesante. Passiamo alla pizza con i frutti di mare. Qui con frutti di mare parliamo di gamberoni, abalone, cetriolo di mare e calamari. E poi oltre ai frutti di mare qui troviamo pure del bacon, la mozzarella, mais e piselli. Non so cosa c'entrino questi qui con i frutti di mare, ma guardate il cornicione, c'è il würstel, c'è tutto il cornicione qui che è riempito di würstel. Questa pizza ha un sapore veramente cinese, sembra di mangiare i frutti di mare cucinato in stile cinese. È piccante, umami, c'è veramente un miscuglio di sapori. E poi in più, quando arrivate al cornicione, diventa un hot dog vero e proprio. E in questa pizza qui ci sono dei componenti molto molto costosi, come l'abalone e il cetriolo di mare. Perciò mi sembra un peccato mangiarlo con tutti gli altri ingredienti. Ora lo mangiamo da solo, cetriolo di mare. Di cetriolo di mare che è molto elastico, però si sente che non è freschissimo. Sarà congelato, anche se è congelato è sempre cetriolo di mare, perciò non dovrebbe costare poco. Qui abbiamo l'abalone, questo sicuramente è stato congelato e scongelato, perciò si è ristretto tutto. E questo molto elastico, molto morbido. Il gamberone, sa di gambero scongelato, però ha ancora conservato il suo gusto da gambero. Infine c'è il calamaro. Il calamaro che sembra un calamaro finto, non ha alcun sapore ed è meno elastico dei calamari che ho mangiato finora. Sì, anche perché è una catena di fast food come Domino's Pizza. Cos'è che vi aspettate? Del pesce fresco? Non c'entra nulla, loro fanno le pizze, non è che sono pescatori. Perciò, oh, è già qualcosa. Il cornicione è riempito di questo würstel, che è un würstel tipico cinese che lo si mangia come snack. Non è formato 100% di carne, ma una grande percentuale è formata da farina ed è salato, un pochino dolce. Una particolarità che troverete sicuramente nelle pizzerie in Cina è che danno sempre
del ketchup. Non so cosa ci fanno col ketchup. Non ci sta bene per niente il ketchup sulla pizza. È meglio la maionese. Secondo voi? Poi passiamo a questa pizza che l'ho tenuta alla fine perché è dolce. Cioè non so se considerarlo dolce o cosa. È fatto con la frutta. Qui anziché riempire il cornicione hanno riempito uno strato intero della pizza pieno di formaggio, guardate. È un pizza sandwich tipo. Come lo possiamo definire? Se vi piace il durian, sta pizza è fantastica. Cioè, il durian è uno dei miei frutti preferiti. So che molti di voi faranno, ma che schifo. Anche io l'ho fatto sta cosa. Cioè, a me all'inizio faceva cagare, perché il durian ha un odore veramente forte, tipo la cipolla andata male. È così forte che molti hotel in Thailandia non fanno neanche portarlo all'interno. Cioè, ti fanno la multa se porti il durian in camera. Però il sapore è buonissimo, è molto cremoso. Sembra di mangiare la crema. E sta pizza, devo dire che a me piace. È bella cremosa, dolce, durianoso. E poi i pezzettini che vedete sopra è licis, ma non si sentono per niente. Si nasconde al sapore del durian, perché il durian è molto molto forte. Copre il sapore dei licis. La mozzarella che è un pochino salata fa contrasto al dolce del durian. E ultima catena, KFC. Ma prima di portarvi nel KFC quello normale, che conosciamo tutti, vi porto al K-Pro, che è sempre KFC, ma la versione più healthy, una versione più sana del KFC. E questo K-Pro esiste solamente qui in Cina. Perciò proviamolo insieme. Lì c'è il KFC, quello normale, e sempre qui all'interno c'è la versione più sana del KFC che si chiama K-Pro. Vedete qui la gente quanto è salutare, perciò scansioniamo questo codice QR per ordinare. Questo è il menu e qui troviamo tutti i set con le bibite eccetera, tutte cose veramente sane. È tutto a base di pollo, verdura, manzo, uova, ci sono i panini col tonno, sono tutte cose molto proteiche, perciò è un posto perfetto per chi fa palestra o per chi vuole tenere una certa forma. Noi prendiamo questo qui, dai, che è pollo alla griglia con dell'insalata. Qui come bevanda abbiamo la Coca-Cola Zero, ovviamente. Noi prendiamo questo qui. Mangiamo sano intanto, che dopo mangiamo il KFC, quello normale, che è un pochino meno sano. Ecco il nostro pasto sanissimo del KFC. Già come presentazione sembra una cosa, cioè non ho più bisogno di fare le analisi. In totale abbiamo speso 33 yuan e 40, che sono circa 4,20 €. C'è sto pollo che emana un odore pazzesco, cioè c'è l'acquolina in bocca. E sto piatto, come potete vedere, è una specie di poké, perché sotto c'è il riso nero, sopra troviamo degli spinaci, un uovo, delle zucchine, dei pomodorini, petto di pollo, le carote. E questo cos'è? Oh, fungo. Oh, è buonissimo, strapiccante e buonissimo. Buon appetito. È un pasto molto gustoso, Vediamo il pollo com'è. Non è quel petto di pollo molto molto secco che si mangia come se fossimo sotto tortura. È un pollo morbidissimo, leggermente speziato, molto profumato. Ha un pizzico di piccante, tipo quello del pepe. Sano e buono, cioè il riso nero. Alla fine è tipo mangiare il riso in bianco, solamente che è di color nero. La carota. La carota è carota cotta, perciò è morbidissima. Zucchina. La zucchina non sa di niente, è insipida, come la zucchina. E c'è l'uovo. Uovo sodo cotto alla perfezione, cioè c'è il tuorlo che è un pochino crudo, ma leggermente, che dà quella cremosità in più. Oh, KFC sano! Non pensavo che i fast food un giorno potessero arrivare a puntare sul sano. Ci abbiamo un bel sorso di frullato sano. Oh, questo è un frullato di avocado, semi di chia e cavolo riccio. Alla salute! È leggermente dolce, molto cremoso, molto dissetante. Oh, ci sta un botto, Se per la mia salute ne berrei a litri. E come potete notare qui i posti sono divisi, ma sono anche insieme. C'è sto angolino che è l'angolino della gente che mangia sano e lì, come potete vedere, è tutto KFC, cioè cibo spazzatura che fa ingrassare, no? Chissà cosa penseranno loro guardandoci a noi che mangiamo in questo posto qui. E invece no, io potrei tranquillamente comprare un panino, delle patatine fritte, delle bibite frizzanti strazuccherate da quella cassa lì e portarmelo qui e mangiarmelo qui. Passiamo al KFC quello normale. Da sano passiamo a quello non sano.
e se venite in Cina vi dovete adattare a scansionare il codice QR che sta sul tavolo per ordinare le cose dal menù, perché potrebbe capitare che non trovate gli schermi in touchscreen. E qui già potete notare che non è solamente pollo il KFC in Cina. Allora, qui abbiamo questo hamburger con carne Wagyu, c'hanno pure i polli interi, pollo fritto con il cocco. Spam! Un hamburger di pesce, per non parlare della zuppa. Vabbè, poi le bibite al KFC in Cina sono miliardi. No, vabbè, c'hanno pure il peperoncino. Però non lo prendiamo perché, come potete sentire, ho la voce che è quasi partita e il piccante non è che mi aiuta così tanto, anzi. Cacchio, domani devo partire, c'ho proprio l'aereo per andare nel prossimo paese per le nostre prossime avventure in giro per il mondo. Come l'ultima volta in Giappone, uguale. Tipo in Italia e in Cina la voce ce l'ho sempre chiarissima, poi il momento in cui devo partire per un altro paese la voce sparisce. Cioè adesso, dopo aver finito di fare questo video, farò lo sciopero della voce, perciò starò zitto per 24 ore. Forse è l'allergia di altri paesi al di fuori di Italia e Cina. E voilà! Ecco, è arrivato tutto. In totale abbiamo speso 182 yuan, che sono circa 24 euro. Iniziamo da questa bevanda qui perché si sta sciogliendo tutto. È gelato al fior di latte col caffè, molto simile a quello che abbiamo bevuto al McDonald's. Quello si chiamava proprio caffè affogato. Questo qui non è una new entry, ma c'è sempre stato nel KFC in Cina ed è meno dolce dell'affogato del McDonald's. All'interno c'è il caffè e poi c'è questo gelato di latte che piano piano si scioglie e diventa un caffè latte freddo. Iniziamo da questo hamburger con carne di Wagyu. Buon appetito! Wow, è buono, eh? Il sapore assomiglia moltissimo al Big Mac, si sente un casino il manzo, all'interno c'è la lattuga, il cetriolino, il pomodoro che fa diventare questo panino molto più succulento. Cioè qui nel KFC in Cina forse un giorno hanno pensato, oltre al pollo mettiamoci anche del manzo, però se lo dobbiamo fare per bene, perciò carne Wagyu, carne pregiata, carne di alto livello, di lusso. E la stessa cosa vale per il pesce. Dobbiamo mettere il pesce? Ok, lo facciamo disponibile anche double fish. È un panino stracremosissimo, all'interno c'è un miscuglio di salse, tipo la maionese un po' dolce, poi c'è una fetta di cheddar in mezzo ai due filetti di pesce impanati che sono buonissimi, sembrano i bastoncini Findus, che poi ho scoperto che nei fast food nel mondo il pesce è la cosa più sana che trovate nel menù. Passiamo a quest'altro hamburger col pollo fritto all'interno, però un panino molto particolare, guardate che roba, non è come il pane che abbiamo mangiato finora, una specie di focaccia fatta diventare un hamburger. Qui all'interno troviamo del pollo fritto, dell'insalata, della salsina bianca che dovrebbe essere tipo maionese e poi vabbè sopra appiccicato del sesamo nero. Questo c'ha un sapore veramente particolare, un gusto tutto suo, un gusto molto cinese dalle parti del Sichuan, perché senti un bel po' quell'aroma del pepe del Sichuan che è un pochino piccante, ma là, che è quel piccante che ti si paralizza la bocca, cioè dal colore non sembrava, che solitamente è tutto molto rosso. Il monaco, l'abito non fa il monaco, che poi fa contrasto con l'insalata e una salsina dolce, poi c'è la consistenza di questo panino focaccia che dà veramente quel tocco di diverso, quel tocco di una rana uscita dallo stagno. E dopo i panini una bella zuppetta ci sta sempre, no? Zuppetta del KFC. Raga, sta zuppetta è uguale, identica a quella che mi fanno i miei. Cioè, è uguale. Non ci credo. È una zuppa con uova, spinaci, alga, si sente moltissimo l'alga, è uguale, identica a quella che mi fanno i miei a casa. Ora passiamo al pollo al New Orleans. Dolce, un pizzico di affumicato, la carne è tenerissima, è fuori come se ci avessero messo un po' di paprika e del miele, perché è dolce e un po' piccantino. Al supermercato in Cina, oltre a trovare il pollo intero arrosto, trovate anche il pollo al New Orleans, che costa uguale e la maggior parte dei cinesi compra quello al gusto New Orleans perché è più saporito rispetto a quello arrosto. Non so se nel New Orleans c'è veramente questo pollo. O questa è la coscia di pollo che c'entrava qualcosa col cocco. Che roba strana è! Il pollo è buono, stratenero, il fritto molto croccante, che fa contrasto a questa crema dolcissima di latte di cocco. Dolce, salato, piccante. È un pochino strano questo abbinamento, ma contenti loro. Io avrei preferito senza la salsina dolce. Ecco i polli interi. C'è questo qui che è fritto
E questo qui che è stato condito con qualcosa di dolce. Già mi immagino qualcosa di dolce, tipo il pollo New Orleans. Non so se è quello però, eh. Dai, iniziamo da questo qui. E questo pollo costa solamente 3 euro. Come al supermercato, uguale. Anzi no, di meno. In Italia solitamente compro il pollo arrosto a 4,90 euro, se non di più. All'inizio volevo farvi vedere una roba molto zozza e invece non ce l'ho fatta, perciò... Guardate la carne quanto è tenera all'interno. Wow, questo pollo è strabuonissimo. È leggermente dolce, eh? È un pollo arrosto in una versione molto molto più gustoso. O con 3 euro vi fate un pasto, eh. Infatti come potete vedere il ragazzo vicino ha ordinato la stessa cosa, però solo uno. E sta ridendo perché è felicissimo. Ora proviamo il gusto di quest'altro, che è interamente fritto. Si sente ancora il croccantio del fritto, sentite che roba. All'interno la carne è più secca rispetto a quella di prima, è meno saporita e fuori il croccante è veramente croccantissimo ed è tipo condito con sale e pepe. Che dire? Quello di prima era molto molto meglio. Questo qui è solamente gustoso la parte del fritto che è molto croccante, perciò dà gusto dargli un morso. Però potrebbe piacere a chi piacciono i gusti più leggeri. E infine passiamo al dolce, che è un pie con fagioli rossi azuchi. Guardate i fagioli interi. Lo strato fuori è croccantissimo e all'interno c'è questa marmellata di fagioli rossi azuchi che è un po' dolce e ricorda un pochino anche il gusto della cioccolata. Però la cioccolata è un pochino amara, questo qui è solo dolce. E lo preferisco di gran lunga rispetto al pie con fragola, ciliegie, frutti di bosco, eccetera, eccetera. Ok, la cena l'abbiamo fatta, ma non è finita qui. Adesso sono le 7:20 di sera. Riposiamo un attimo e aspettiamo verso le 8, perché dopo le 8 mettono disponibile nel menù lo spuntino di mezzanotte. I KFC in Cina, come ben sapete, sono aperti 24 ore su 24, come anche al McDonald's. Però al McDonald's hanno il menù della colazione e il menù normale di tutta la giornata. E al KFC invece hanno il menù della colazione, poi dopo le 9:30 di mattina c'è il menù quello normale del KFC per tutta la giornata e dopo le 8 c'è il menù spuntino di mezzanotte, perciò mettono disponibili alcuni piatti che nel resto della giornata non si trovano. Ok, sono già le 8:06, vedete anche lì sopra gli schermi, sono appena apparsi i piatti disponibili per lo spuntino di mezzanotte. Qui troviamo del cicia, ne prendiamo uno, qui abbiamo della cosciona di pollo, ma le cose ce ne abbiamo già troppe. Qui troviamo degli spiedini di seitan, spiedini di gnocchi, degli spiedini di agnello e un petto di pollo. In totale 52,90 yuan, che sono circa 7 euro. Ecco il nostro spuntino di mezzanotte. E come avrete notato nel KFC in Cina, oltre al pollo troviamo il manzo, il pesce, la cucina sana e addirittura l'agnello, raga! Vediamo come sono. Ha un sapore totalmente diverso dai soliti spiedini di agnello. La carne è veramente veramente tenera. È piccantino, salato, un pochino dolce. Sembra moltissimo il condimento del pollo New Orleans, però più piccante. Vediamo cosa c'è qui. Spiedino di gnocco alla griglia. È tipo fatto con la farina di riso glutinoso, messo alla griglia, perciò lo strato fuori è croccante e all'interno morbidissimo, tipo il mochi, e fuori c'è sformato un condimento dolce e piccante, che ricorda molto al tteokbokki coreano, ai gnocchi di riso coreani. Filetto di pollo. Questo raga è straordinario, cioè c'è il croccante molto profumato, è impanato tipo una cotoletta ma in versione più sottile, più piatta, molto gustoso, molto speziato e sul salato dolce. E poi dopo un po' senti anche quel piccantino piacevole. E per finire il chicha. Questa è una specialità tipica del nord-est della Cina, che sono delle ossa di pollo, cioè hanno fritto queste ossa di pollo dove c'è pochissima carne e si mangia per divertimento, tipo per accompagnare una bella birretta o qualche alcolico. La particolarità del KFC è che questo chicha ha molta più carne di quello che si può trovare nei locali. Solitamente non c'è così tanta carne, forse perché questo è KFC, no? Cucinano principalmente il pollo, perciò questo piatto a base di ossa è anche strapieno di carne. C'è fin troppa carne qui. Il fritto è stracroccante e sul dolce piccante è un po' aspro dell'aceto, perché alla fine ci hanno spruzzato dell'aceto.
Ci hanno spruzzato del muccio del ragazzo vicino. È la prima volta che faccio lo sputino di mezzanotte all'interno di un fast food. E con lo sputino di mezzanotte termina pure la puntata di oggi. E adesso sono sfinito, torno a casa, mi metto a letto, dormo subito che domani mi devo svegliare presto. Che ho un bel po' di commissioni da fare, devo ancora fare le valigie perché proprio domani devo partire. C'ho un aereo per un'altra destinazione, un altro paese. Indovinate dove andremo? Scrivetemelo nei commenti. E nulla, grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! La tosse. Spero che ci avrò ancora la voce domani.